Esplora la saggezza di Charles de Foucault attraverso queste 20 profonde citazioni che illumineranno la tua anima. Dalla carità all'amore universale, lasciati ispirare dalla spiritualità di questo eremita del XX secolo. Scopri il significato della vita e della preghiera in brevi frammenti di saggezza che risuonano attraverso il tempo. Un viaggio spirituale in 20 frasi. Charles de Foucault ti guiderà attraverso il cammino della carità, della contemplazione e dell'amore per il prossimo. Entra in un mondo di riflessione profonda e iscriviti per unirti alla ricerca di significato e spiritualità. Mi sono messo ad andare in chiesa, senza credere, trovandomi bene soltanto lì e passando lunghe ore a ripetere questa strana preghiera: mio Dio, se esisti, fatti conoscere. Tu parli, mio Dio, agli uomini in 2 modi, ad alta voce, oso dire, e a bassa voce, ad alta voce nei tuoi libri ispirati, nella Sacra Scrittura, a voce bassa in tutto ciò che la tua grazia infonde, in tutte le parole interiori che ispiri ai tuoi fedeli. Dunque, qualunque sia il mio avvenire, lungo o di un giorno solamente, sereno o doloroso, la tua volontà è che esso sia santo. La preghiera è tanto migliore quanto più carichi d'amore sono gli sguardi dell'anima. Quando ci si rende conto di persona di quanta fatica ci voglia per produrlo, si dà il giusto valore a un pezzo di pane. Tutta la nostra vita deve essere una predicazione del Vangelo attraverso l'esempio. Tutta la nostra esistenza, il nostro essere devono proclamare il Vangelo. È amando gli uomini che si impara ad amare Dio. Il deserto mi riesce profondamente dolce, è bello e salutare porsi nella solitudine di fronte alle cose eterne, ci si sente invasi dalla verità. Il pericolo sta in noi e non nei nostri nemici. I nostri nemici possono soltanto farci riportare vittorie. Tornare al Vangelo è il rimedio, è ciò di cui tutti abbiamo bisogno. Leggere e rileggere incessantemente il Santo Vangelo per avere sempre dinanzi alla mente gli atti, le parole, i pensieri di Gesù, al fine di pensare, parlare, agire come Gesù. I nemici della Chiesa non possono farle altro che bene. Il vero nemico della Chiesa è dentro di noi, è il peccato. Ci vorrebbero molti buoni preti, e anche buoni cristiani, non per predicare, ma per prendere contatto, farsi amare, ispirare stima, fiducia, amicizia, rendere possibile un avvicinamento, dissodare la terra prima di seminare. Se la vita interiore è nulla, per quanto si abbia zelo, buone intenzioni e tanto lavoro, i frutti sono nulli. Com'è buono il Signore a nasconderci l'avvenire! Che supplizio sarebbe la vita se esso ci fosse meno sconosciuto! E invece quanto Egli è buono a farci conoscere così chiaramente l'avvenire del cielo, che seguirà la prova terrestre. Quando si parte dicendo che si va a fare una cosa, non bisogna ritornare senza averla fatta. Dio si serve dei venti contrari per condurci in porto. La debolezza dei mezzi umani è una ragione di forza. Appena sono giunto a credere che c'è Dio, ho capito che non potevo fare altro che vivere per Lui. La mia vocazione religiosa porta la stessa data del dono della fede. Più tutto manca sulla terra e più troviamo ciò che la terra può darci di migliore, la croce. Più abbracciamo la croce e più stringiamo strettamente Gesù, che vi è attaccato. Rallegriamoci di non possedere, ma di avere per poter donare. San Charles de Foucault ha illuminato le nostre anime con saggezza, carità e amore universale. Speriamo che queste parole abbiano risvegliato la luce interiore nei vostri cuori. Continuate a coltivare la spiritualità nella vostra vita quotidiana e a diffondere la luce che avete ricevuto. Se non lo avete già fatto, iscrivetevi per continuare a esplorare insieme le profondità della saggezza spirituale.
Grazie di cuore e che la luce di Saint Charles de Foucault continui a risplendere nei vostri giorni.